Gli estensori per il pene funzionano davvero? Possono aumentare la lunghezza in modo reale? Sono una soluzione medica o solo un altro business? E soprattutto, sono sicuri? Hai mai pensato di usarne uno? Se sì, fermati un attimo, perché quello che stai per sentire probabilmente non te l'ha detto nessuno. Sono il dottor César Noval, chirurgo plastico e direttore medico della Clinica NEF. Abbiamo sedi in Spagna, a Miami e in Messico e prossimamente anche in Italia. Sono specializzato in allungamento del pene e chirurgia di affermazione di genere e in questo canale facciamo divulgazione medica specifica sulla salute sessuale maschile, senza filtri, senza marketing, senza promesse irreali. E oggi parliamo di uno dei dispositivi più discussi su internet, gli estensori per il pene. Partiamo da una cosa importante. Gli estensori non sono come le pompe. Qui non si parla di effetto temporaneo, qui si parla di trazione continua. Ore, giorni, mesi. L'idea è semplice. Applicare una forza costante per allungare il tessuto. E a livello teorico, questa idea ha una base. Il tessuto biologico può adattarsi a uno stimolo prolungato, ma la teoria non è la realtà clinica e questo è il punto chiave, perché nella pratica ci sono tre problemi enormi. Primo problema, il tempo. Per ottenere qualsiasi effetto parliamo di ore al giorno, non minuti, ore, per mesi. E questo già limita tantissimo l'utilizzo reale. Secondo problema, la variabilità. Non tutti i pazienti rispondono allo stesso modo. Alcuni vedono piccoli cambiamenti, altri niente, e non puoi prevederlo. Terzo problema, la sicurezza. E qui voglio essere molto chiaro. Il pene è un organo delicato e gli estensori applicano una trazione continua. Se questa trazione non è controllata in modo preciso, possono comparire complicazioni. Le più comuni: dolore, irritazione, infiammazione, problemi cutanei, ma non sono le uniche, perché quando si comprime il glande o si riduce il flusso sanguigno può verificarsi una sofferenza del tessuto e nei casi più gravi necrosi del glande. Sì, necrosi significa danno reale e questo è qualcosa che molte persone non considerano, perché quando comprano un estensore pensano a un dispositivo semplice, ma non lo è uno strumento che modifica la biomeccanica del pene e se usato male può creare problemi seri. Ora voglio dirti qualcosa di molto importante. Noi vediamo ogni anno pazienti con complicazioni legate all'uso di questi dispositivi e il problema principale è sempre lo stesso: mancanza di controllo. Non esistono protocolli standardizzati per l'uso domestico. Non esiste una supervisione reale. Ogni persona decide quanto tirare, quanto tempo, quanto spesso. E questo è esattamente quello che in medicina cerchiamo di evitare, perché il rischio aumenta. Ora torniamo alla domanda iniziale. Funzionano davvero? La risposta è: dipende da cosa intendi per funzionare. Possono, in alcuni casi, produrre piccoli cambiamenti, ma sono limitati, sono lenti, non sono prevedibili e soprattutto non sono una soluzione affidabile per la maggior parte degli uomini. E questo è il punto chiave, perché quello che viene venduto è molto diverso dalla realtà. Viene venduta l'idea di una soluzione non chirurgica semplice e efficace, ma nella pratica richiede mesi, richiede disciplina e i risultati sono incerti e con un rischio che spesso non viene spiegato. E qui voglio che tu rifletta su una cosa. Se fosse davvero una soluzione efficace, prevedibile e sicura, perché non è il trattamento standard? Perché non viene proposto come prima opzione? La risposta è semplice: perché i risultati non sono sufficienti per essere considerati una soluzione reale. E questo è il motivo per cui molti uomini rimangono delusi, perché partono con aspettative alte e la realtà è molto diversa. Ora voglio chiarire una cosa importante. Non sto dicendo che non esistano contesti medici in cui la trazione possa avere un ruolo, ma questo è completamente diverso dall'uso libero e non controllato. E questa differenza è fondamentale, perché una cosa è la medicina, un'altra cosa è il mercato. E nel mercato gli estensori sono un business molto redditizio.
Perché vendono speranza. E la speranza vende sempre, ma la medicina deve basarsi su risultati reali, non su promesse. Quindi arriviamo alla conclusione. Gli estensori funzionano davvero? Possono avere un effetto limitato in alcuni casi, ma non sono una soluzione affidabile né sicura per la maggior parte degli uomini e possono diventare pericolosi se usati senza controllo. E questo è il messaggio più importante di questo video. Nei prossimi contenuti continueremo ad analizzare tutti i metodi e soprattutto parleremo di cosa funziona davvero, perché solo con informazioni corrette puoi prendere decisioni intelligenti. Se hai dubbi, scrivili nei commenti, li leggiamo tutti e costruiremo questo canale proprio sulle tue domande reali, perché capire è il primo passo per scegliere bene.